Premessa: se sei tifoso della Juventus, iscriviti al mio canale e metti like ai miei video. Allora, oggi voglio parlarvi di un giocatore fortemente in regressione, un giocatore che sembra ormai sia sul viale del tramonto nonostante abbia 31 anni, quindi considerando i parametri del calcio moderno sia ancora un giocatore abile e arruolabile ad altissimi livelli. Sto parlando ovviamente di Gonzalo Higuaín. È ufficiale, il Chelsea non lo riscatterà dalla Juventus, e quindi ufficiale, Gonzalo Higuaín è rientrato a tutti gli effetti in bianconero. Ricordiamo che tra l'altro lui con la vecchia signora ha ancora 2 anni di contratto da circa oltre 7 milioni netti a stagione più bonus, quindi soldi importanti, un ingaggio che la Juve si toglierebbe volentieri. E qui arriva fortemente la notizia. Nelle scorse settimane su Gol avevo scritto che ci sarebbe stato in programma un contatto telefonico tra il responsabile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e il fratello agente del Pipita, Nicolás Higuaín. Ebbene, questo contatto c'è stato, è andato in scena, e la Juve ha ribadito all'entourage di Higuaín la volontà di non puntare sul Pipita. Nonostante quindi sia arrivato a Torino Maurizio Sarri, mentore, amico dell'attaccante argentino, nonostante il diretto interessato vorrebbe rimanere qui nel capoluogo piemontese per provare a rilanciarsi dopo un'annata complicatissima tra i primi 6 mesi al Milan e poi l'esperienza londinese. Però la Juve vuole appunto vendere Higuaín per una serie di motivi. La Juve ha cambiato radicalmente pelle da quando è venuto Higuaín, puntando su un certo Cristiano Ronaldo che nell'idea di Sarri dovrà fare la punta centrale, e se non la farà potrebbe fare un altro giocatore in arrivo. Io credo che su Mauro Icardi la Juventus continui a lavorare silenziosamente, a fuoco lento, lavorando soprattutto poi su questa psicologia sottile tra i nerazzurri, che vogliono vendere a tutti i costi il loro ex capitano, e il giocatore che, qualora volesse rimanere in Italia, come unica chance avrebbe quelli di trasferirsi alla Juve, perché vuole giocare in Champions League, quindi non vuole andare alla Roma, e perché tra l'altro il Napoli non è interessato. Quindi in questo meccanismo appartenente alle dinamiche del mercato del bel paese, credo proprio che la Juve un tentativo su Icardi lo stia facendo e lo continuerà a fare alle proprie condizioni. Però, detto questo, tornando su Higuaín, bisognerà capire dove potrà andare, perché per ora l'unico interesse concreto lo ha mostrato la Roma, una squadra che vorrebbe prendere il Pipita per sostituire Dzeko, che andrà all'Inter, una squadra che vorrebbe puntare sull'ex centravanti delle altre squadre del Napoli, per avere un punto di riferimento là davanti importante, prestigioso, che possa accendere una piazza, un morale qual è quella giallorossa. Le rispettive società, con Paratici da una parte e Petrachi dall'altra, hanno avuto modo di approfondire la questione, soprattutto nell'ambito dello scambio con conguagli in favore dei bianconeri, che ha portato Leonardo Spinazzola a Trigoria e Luca Pellegrini alla Continassa. Quindi la Juve sostanzialmente ha dato l'ok alla Roma per parlare con Higuaín, per provare a convincerlo. Poi, chiaro, bisognerà capire eventualmente, qualora Higuaín decidesse di accettare questa proposta, con quale formula andrebbe a Roma, perché ricordiamo, Higuaín ha ancora 2 anni di contratto, come dicevo prima, con la Juve, e credo proprio che la Juve, anche in chiave non dico plusvalenza, ma sicuramente per non fare minusvalenza, voglia, mai come questa volta, provare a venderlo a titolo definitivo, o quantomeno studiare un prestito che poi, tra virgolette, obblighi i giallorossi a riscattare a fine stagione. Discorso prematuro per ora. Di certo c'è una notizia da una parte. La notizia è che la Juve ha deciso di non puntare né più su Gonzalo Higuaín né più su Mario Mandzukic. Quindi questi 2 giocatori sono a tutti gli effetti sul mercato. C'è l'interessamento della Roma ufficiale per Gonzalo Higuaín. Vedremo se Gonzalo Higuaín deciderà di rimanere in Italia. Finora il suo agente fratello Nicolás, anche su Twitter, ha dichiarato che qualora rimanesse in Italia lo farebbe solo per difendere i colori della Juventus, ma sappiamo come il mercato sia materia volubile. Tutto può cambiare rapidamente, difficilmente cambieranno le intenzioni della Juve, che ha deciso di scaricare
brutto termine, ma è così, il Pipita, proprio per chiudere definitivamente una questione che i bianconeri avrebbero voluto chiudere già nella scorsa edizione del mercato estivo, quando l'avevano prestata al Milan nell'ambito della maxi operazione che aveva riportato Bonucci a Torino e Mattia Caldara in rossonero. Lì però il Pipita non si è ambientato nel migliore dei modi, sappiamo tutti quello che è successo poi con il trasferimento lampo al Chelsea, e con ora un problema che la Juve deve risolvere. Deve risolvere. La Roma andrà incontro alla Juventus? Vedremo. Di sicuro c'è da convincere il ragazzo, che per ora sull'ipotesi giallorossa è un pochino freddo. Un abbraccio!